Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre faccio tutto questo per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback. Poi, per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima faccio una revisione dei miei investimenti passati, poi andiamo a parlare dei miei investimenti dell'ultimo mese ed infine facciamo il punto sui miei progetti futuri. E come sempre ogni mese ha la sua e anche maggio è stato molto impegnativo. Crollo di Bitcoin, continuo miglioramento del setup del mio portafoglio, nuovo investimento in una startup e strutturamento di un nuovo progetto in giro per il mondo. E tra l'altro, come vedete, ora mi trovo provvisoriamente in Italia, pronto a partire per una nuova avventura. Insomma, avremo da parlare in questo video. Immergiamoci nella revisione perché non vedo l'ora di raccontarvi tutte queste novità. Ultima cosa prima di iniziare, come sempre vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io vi voglio solo condividere la mia esperienza nella speranza che possiate trovare delle informazioni utili. Poi in questo video vado molto spedito, ma se volete approfondire ogni argomento, qui sotto in descrizione potete trovare una montagna di risorse. Ora, le prime che vado a menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarle semplicemente, qui si vanno a fare prestiti a persone o aziende e si ottiene un tasso di interesse. Come sempre, veloce carrellata. La prima nella quale investo si chiama Bondora. Da questa piattaforma nell'ultimo mese ho guadagnato 23,37 euro di interessi. La seconda nella quale investivo, perché nell'ultimo mese da questa piattaforma ho prelevato tutto il mio capitale, si chiama Mintos e nonostante il prelievo avevo ancora dei piccoli interessi da maturare che nell'ultimo mese sono stati 23 centesimi. Ora il mio investimento da questa piattaforma è terminato, quindi non la menzionerò più da qui in avanti. La terza piattaforma si chiama Rendimento Etico. Qui si va a fare peer-to-peer lending per progetti immobiliari e gli interessi vengono restituiti alla fine del progetto immobiliare. Lo scorso mese non sono terminati i progetti, quindi non ho ottenuto nulla di interessi. La quarta piattaforma si chiama Cryptalia. Qui si vanno a fare prestiti ad aziende e nell'ultimo mese da questa piattaforma ho guadagnato 6,74 euro di interessi, per un totale guadagno nel peer-to-peer lending nello scorso mese di 37,08 centesimi. Poi, per darvi un aggiornamento, su Cryptalia ho già versato del nuovo capitale proprio l'altro ieri e sto aspettando che arrivi il bonifico, e tra l'altro proprio lo scorso mese ho recensito dettagliatamente questa piattaforma, quindi magari se siete interessati andatevi a recuperare quel video. Poi ho intenzione di fare lo stesso, di depositare anche su Rendimento Etico, quando però ci saranno più progetti, perché quelli che ci sono ora vengono riempiti quasi istantaneamente e la cosa non mi permette di investire se non ci sto dietro continuamente. Comunque sto aggiungendo capitale proprio perché, come vi dicevo, in questo periodo sto ingrandendo il portafoglio con la liquidità che proviene da fine anno fiscale in UK. Poi, sempre parlando di vecchi investimenti, anche se questo non so quanto si possa ritenere un investimento, vi faccio il solito aggiornamento sul mio conto savings Easy Access in app con Revolut. Con i tassi allo 0,4%, nell'ultimo mese ho guadagnato 1,88 sterline. Ma ora finalmente è arrivato il momento di parlare di azioni e mercati finanziari. Anche qui facciamo una bella carrellata. Il mio primo portafoglio è su Nutmeg, un robo-advisor che uso per il conto Lifetime ISA, che mi permette di avere dei bonus dal governo inglese, e lo approfondisco sempre nel video della mia dichiarazione dei redditi. Comunque ora mi trovo in questo stato in profitto di 2.650 sterline e questo numero rispecchia il mercato che mi premia, dato che ho iniziato ad investire proprio a marzo dell'anno scorso in piena crisi. Il secondo portafoglio, che tra l'altro ho iniziato proprio lo scorso mese, è su Moneyfarm, che sto in questo momento provando e che molti spacciano come miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente. Tra l'altro proprio lo scorso mese, per approfondire quello che fanno e offrono, ho fatto visita ai loro uffici e insieme a loro ho anche girato un video che vedrete nel canale a breve. Comunque proprio l'altro ieri è partito il mio primo deposito ricorrente di 500 sterline mensili su Moneyfarm e il mio portafoglio si trova in questo stato, in profitto di 172 sterline. Quindi per carità bene, anche se questo portafoglio, come tutti gli altri, bene o male seguono l'andamento generale del mercato. Se dovesse interessarvi, di Moneyfarm mi hanno dato un link bonus per abbassare le loro commissioni per i primi mesi, ve lo lascio in descrizione, ma date sempre un occhio lì perché se c'è un qualche link bonus
dei prodotti che menziono ve lo lascio. Ora passiamo al portafoglio su Trading212 tra aggiornamento e nuovi investimenti dello scorso mese. Qui come al solito vedete gli andamenti dei vari titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e WestRock, oltre a tutte le piccole posizioni che derivano da bonus per il mio link invita un amico. Infine, come notate, sto continuando ad accumulare 2 ETF. Ho comprato altre 1000 sterline su un ETF di iShares sui mercati emergenti e 1000 su un ETF di Xtrackers che emula l'andamento dell'S&P 500. E dato che le sto accumulando mese per mese, non mi preoccupa il prezzo d'ingresso attuale. Anzi, se questi ETF dovessero scendere, io sono pronto ad acquistare ulteriormente. Poi, altre novità dello scorso mese, ho aperto 2 nuovi conti in 2 nuovi broker per provare i loro servizi prima di scegliere effettivamente quale usare. Parlo di Interactive Brokers e DeGiro. Li ho aperti perché sto trasferendo la mia residenza fiscale da UK altrove con l'inizio della rubrica di cui vi parlavo che mi porterà in giro per il mondo. Per questo motivo dal prossimo anno fiscale, non essendo più residente in UK, non potrò più approfittare dei portafogli ISA. Quindi in questo momento mi sto già attrezzando per trovare una valida soluzione. Mentre per quel che riguarda l'investimento in startup, ho partecipato al nuovo round di crowdfunding di Curve. Già nel 2019, come vi raccontai, avevo partecipato al primo round comprando 555 azioni a 3,96 sterline circa per un investimento totale di 2200 sterline. Quell'investimento da allora, secondo l'attuale valutazione, ha un rendimento superiore al 100% e Curve è passata da una valutazione di 200 milioni di sterline a quella attuale di circa 600 milioni dopo l'ultimo crowdfunding che si è chiuso proprio la scorsa settimana, dove sono state raccolte circa 10 milioni di sterline e io ho investito 1000 sterline che mi hanno garantito altre 116 azioni per una valutazione di 8,62 sterline ad azione, arrotondando il mio investimento iniziale. Ho reinvestito per 3 motivi principali. Il primo è che amo il loro prodotto, come sapete anche dai miei video. Il secondo è che sostengo la loro causa e le loro idee. Il terzo è che sono confidente che, nonostante le perdite attuali, loro possano riuscire a trovare un profitto. Sia chiaro, se si andasse a guardare il loro ultimo bilancio, loro sono ancora in perdita e nel 2019 hanno perso 26 milioni di sterline, con un fatturato che si fermava a 6 milioni. Io in questo momento investo consapevole del fatto che l'azienda è in uno stato di hypergrowth rischiosissimo, nel quale investe, spende molto più di quanto guadagna per aumentare i clienti, che ora toccano i 2,2 milioni di persone, e migliorare il prodotto, che secondo me è già fighissimo. Ma se andate a vedere la pagina del loro crowdfunding, troverete una presentazione dove fanno vedere un paio di novità che, se riescono ad introdurre, potrebbero completamente modificare la panoramica di tutti i prodotti finanziari che conosciamo. Comunque, se volete sapere cos'è Curve, date un occhio alla mia recensione e sono sicuro che potrebbe esservi molto utile. Ma ora è arrivato il momento di passare al mondo cripto, che è allo sballo, in crollo, sta morendo. Partiamo dalla cosa più noiosa, l'aggiornamento sui miei portafogli in 3 piattaforme di CeFi che offrono Crypto Interest Account, nelle quali, dato che non volevo espormi ulteriormente alla volatilità delle cripto, ciò che ho depositato è una stablecoin. Un USDC è uguale a $1. Facciamo questo aggiornamento. Prima piattaforma, BlockFi, nell'ultimo mese ho guadagnato 142,23 USDC. Seconda piattaforma, Celsius, nell'ultimo mese ho guadagnato circa $80. Terza piattaforma, Nexo, nell'ultimo mese ho guadagnato circa $30. Queste piattaforme offrono un interesse annuo sul deposito di questa stable a partire dall'8,6% su BlockFi per superare il 10% nelle altre 2 piattaforme. Ma come fanno a darci questi interessi? Tranquilli, sto lavorando su un video dedicato che spero di far uscire il prima possibile. E sì, lo so che ho già detto questa cosa negli scorsi 2 mesi, ma non è stato un periodo semplice, quindi mi scuso e quel video sta arrivando. L'ho già per il 90% scritto, quindi a breve, ve lo garantisco, arriverà. Comunque, se volete provare queste piattaforme, anche di queste ho dei link invito a un amico, che tra l'altro sono anche abbastanza sostanziosi. Ve li lascio in descrizione e vi ringrazio se doveste usarli. Mi raccomando però, come sempre, approfondite e fate le vostre valutazioni e considerazioni.
Non mettete i vostri soldi in una qualche piattaforma solo perché lo faccio io. Ora, per quel che riguarda il tema cripto in crollo, non voglio essere ripetitivo e fare nuovamente un commento su Bitcoin, dato che proprio l'altro ieri ho fatto un video dedicato che vi invito a recuperare. In quel video faccio un po' il punto della situazione, cercando anche di dare una visione un po' più macro sul tema investimento in cripto. Ma qui, dato che si parla dei miei investimenti, vi do l'unica cosa che non ho fatto vedere nell'altro video: un aggiornamento sul bilanciamento del mio portafoglio cripto ora. Ovviamente, e sottolineo, prendetelo con le pinze. Facendoci operazioni quasi quotidianamente, le percentuali e le monete variano tantissimo. Mentre, come vi dicevo nell'altro video, da questo mese ho diviso il mio capitale cripto in capitale da lavoro e capitale da investimento, così da meglio organizzare il tutto. E sempre come vi dicevo nell'altro video, per la parte di investimento ho riniziato un piano d'accumulo, che secondo me rimane sempre la migliore per chi vuole esporre una parte del suo portafoglio alle cripto. Comunque, se volete approcciarvi al mondo delle criptovalute, la prima cosa che vi consiglio di fare è andarvi ad informare sull'argomento sicurezza, quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto come è meglio detenere e custodire le proprie cripto. Io ci ho fatto diversi video e penso che questo sia il primo argomento da affrontare. Mentre per chi fosse interessato ai servizi cripto che uso di più, in questo momento mi affido a Coinigy, Binance, Crypto.com e Coinbase Pro. Bonus e link in descrizione. Ma ora parliamo dei progetti futuri. Sicuramente nei progetti futuri c'è quello di continuare i miei piani d'accumulo, perché in tutti gli investimenti a lungo termine io entro con il dollar cost average. Quindi, come è giusto che sia, i miei portafogli non sono finiti, ma sono in continua evoluzione. Senza parlare poi degli investimenti a corto termine che vanno gestiti quotidianamente. Dopodiché, come avrete notato, sto continuando ad investire tempo e denaro su Omni, la community che ormai ha raggiunto le 17.300 persone, ed oltretutto da poco con Omni abbiamo lanciato l'Omni Club, una community, forum, piattaforma, blog dedicata al denaro e alla finanza personale, dove tutti voi potete accedere liberamente per scrivere, commentare, discutere, imparare e crescere aiutandoci l'un l'altro. Vi lascio il link qui sotto e andateci a dare un occhio, sta venendo fuori un qualcosa che mi rende orgoglioso ed è veramente figo. Poi, come avete visto, nell'ultimo mese ho lasciato Londra e nel video riparto e nella live spiego il perché, ma la cosa più importante è dove sono diretto. Sono diretto alla scoperta di opportunità in giro per il mondo. Ho le valigie pronte e l'unica cosa che mi manca è l'approvazione del visto. La partenza fortunatamente è sempre più vicina e non avete idea di quanto io sia carico. Anche perché presto saprete e arriverò in quella che è la prima tappa di questo grande e ambizioso viaggio. Comunque, se volete rimanere aggiornati quotidianamente e andare a stalkerarmi, date un occhio al mio profilo Instagram, lì posto quotidianamente quello che faccio. Per la corsa invece non preoccupatevi, l'ultimo mese ho fatto un paio di pazzie e ho appena concluso una settimana da 100 km corsi. L'unico mio dubbio è la data della maratona, perché lo stato dove dovevo correrla è ancora chiuso. Comunque, in caso troverò un'alternativa e intanto continuo a correre, continuandomi a chiedere il perché. Ma ormai la sfida è iniziata e la devo portare a termine. Infine, che dire, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutte le future avventure. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e ditemi nei commenti cosa volete vedere in futuro. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!